Ciao amici, come state? State bene? Come sempre con questo format cerchiamo di scoprire il significato di alcuni modi di dire abbastanza comuni, dopo ditemi se li conoscevate. Vi ricordo che se volete sostenere concretamente il canale, in descrizione trovate come fare. Bene, cominciamo. Perché si dice il gioco non vale la candela? Dunque, dovete sapere che prima dell'invenzione della luce elettrica, praticamente, nelle taverne, nelle betole o anche nelle case private, quando c'era l'usanza di giocare d'azzardo, uno dei giocatori doveva portare la candela per illuminare il tavolo. Solo che, e facevano turno a portare la candela. Solo che tante volte succedeva che il giocatore vinceva talmente poco che non tirava fuori neanche il prezzo della candela e quindi si diceva il gioco non vale la candela, nel senso che la vincita non gli copriva neanche le spese. E infatti si usa per dire quando magari devi iniziare una cosa e quello che riusciresti a ricavare non ti vale neanche la spesa. Per cui si dice appunto il gioco non vale, cioè non ne vale la pena, il gioco non vale la candela. Scusate, numero due, perché si dice per filo e per segno? Per filo e per segno viene quotidianamente utilizzato per delineare quei lavori svolti con precisione e meticolosità. Ma da dove deriva il significato? L'origine di questo modo di dire è curiosa. In passato i segantini, cioè coloro che segavano i tronchi degli alberi, e gli imbianchini, erano soliti battere la corda. Imbevevano una corda di vernice colorata e l'appoggiavano al muro o al tronco di un albero. A un certo punto ne lasciavano andare un'estremità di colpo in modo di lasciare l'impronta che determinava la linea da seguire per imbiancare o per tagliare. Per questo motivo, questo modo di dire è diventato sinonimo di un lavoro fatto con precisione e con esattezza. Conoscevate questo modo di dire? Numero 3. Perché si dice fare la cresta? Che significa praticamente fare la cresta, cioè tenere il resto, per esempio, dalla spesa o cose del genere. Nell'antichità i contadini erano soliti aggiungere alla loro cucina un condimento chiamato agresto, ricavato dall'uva poco matura. Per preparare il condimento, i contadini venivano mandati nelle vigne per cogliere solo l'uva ancora poco matura. In realtà spesso i contadini raccoglievano anche l'uva buona da tenere per sé. Questo gesto ha preso il nome di fare l'agresto, che col tempo si è trasformato in fare la cresta, cioè trattenere qualcosa per sé, per esempio magari non restituire tutto il resto, tenere qualcosa. Numero 4. Lupus in fabula. Da dove deriva? Lupus in fabula viene comunemente utilizzato per indicare l'arrivo inaspettato di qualcuno di cui si stava parlando. Originariamente il modo di dire indicava l'arrivo di una persona che impediva il proseguimento del discorso. La locuzione prende origine dal fatto che nelle favole si descriveva il lupo come un animale cattivissimo, tanto che la sua presenza faceva ammutolire le persone. Il suo corrispondente è parli del diavolo e spuntano le corna, che ha lo stesso significato. Numero 5. A caval donato non si guarda in bocca. Da dove deriva? La locuzione viene utilizzata per indicare che non bisogna giudicare un regalo, ma esserne comunque grati a prescindere dal suo valore. Il modo del fatto che per valutare l'età e lo stato di un cavallo è necessario guardare lo stato della dentatura. Nell'antichità il cavallo era fonte di ricchezza e bisognava essere grati se si riceveva l'animale come stato, come dono, a prescindere dal suo stato di salute. Conoscevate questi modi di dire? Bene amici, per oggi il video è stato breve, vi lascio qui sotto gli altri video se vi interessano altri modi di dire. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per le notifiche per non perdere i prossimi video. A presto, ciao, grazie per la visione.